Benvenuti nel mio primo video fuori Milano, benvenuti a Prato. Dopo anni trascorsi a parlarvi di Chinatown a Milano, con la guida a Chinatown e Paolo Sarpi, trattorie cinesi autentiche ed economiche a Chinatown, street food a Chinatown e colazione cinese a Chinatown, è arrivato il momento di parlarvi della Chinatown di Prato. Perché ci sono tanti cinesi qui? La risposta è semplice: per il lavoro. A partire dal 1990, moltissime persone provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese sono arrivate in Italia, tanto che oggi a Prato si stima che il 20% della popolazione sia cinese. Qui hanno preso impiego presso le fabbriche tessili, che rappresentano la principale attività commerciale della zona. Così oggi, lungo via Pistoiese e via Fabio Filzi, il cuore della Chinatown di Prato, vi sono tante attività commerciali cinesi, tra ristoranti, bar, saloni di parrucchieri, negozi di abbigliamento, alimentari e molto altro, così numerosi da sostituire negli anni le attività italiane. Scoprire la realtà gastronomica della Chinatown significa entrare a strettissimo contatto con la comunità cinese che la abita. Attraverso piatti più o meno conosciuti è possibile toccare con mano la storia della diaspora dei cinesi in Italia e vedere da una parte come hanno saputo mantenere le proprie tradizioni e dall'altra come hanno modificato il proprio gusto in base alle risorse locali. E da dove cominciare? Ovviamente dalla colazione. Eccoci qua, colazione presa, il pilastro della gastronomia e della cucina cinese. Stamattina sono venuta da Asia Gastronomia. Il mio impegno per questi video a Prato, per queste ore che passerò qui a Prato, è quello di mostrarvi dei luoghi che sono accessibili a noi italiani. Come magari saprete, ci sono diverse realtà a Prato che sono molto chiuse, nel senso che proprio i cinesi che vivono qui non amano mostrare. Ecco, a me questo interessa relativamente in questa sede, in quanto il mio impegno è di portarvi a Prato, far sì che voi vogliate venire qui e provare la cucina cinese e magari visitare anche i vari negozi che ci sono nella zona. Ebbene, Asia Gastronomia si trova appunto in uno di questi quartieri centrali. È un posto molto carino, gestito da persone davvero gentili, e qui ho trovato appunto la colazione cinese che adesso proverò per voi. Innanzitutto vi faccio notare il packaging, questo formato di plastica che è realmente cinese, nel senso che in Cina molti prodotti, soprattutto quelli della colazione, vi vengono dati da asporto in questo modo. Allora, cominciamo dalla prima specialità, che mi hanno detto essere il Bing. Si tratta di una sorta di frittella molto unta, quindi prevedo già tanto gusto, tanto sapore, ripieno di verdure conservate. Le verdure conservate in Cina sono di solito le verdure in salamoia, quindi delle verdure molto gustose e saporite che vengono impiegate appunto per questo tipo di preparazione. L'impasto è molto arioso, sembra quasi... Avete presente le frittelle dolci? Però in questo caso non è dolce, ma la consistenza ricorda molto quella. Le verdure sono tagliate, sminuzzate, sembrano quasi delle cime di rapa. Il sapore è molto delicato, nonostante si senta comunque l'aspetto pungente della salamoia, della conservazione. E poi vi è anche della carne molto gustosa, quindi sicuramente carne di maiale. Come potete vedere, l'impasto è molto panoso, sicuramente vi è del lievito all'interno, perché comunque si vede che è un impasto cresciuto. Nonostante sia un prodotto salato, secondo me non dà molto fastidio per la colazione. Mi piace molto, bravi, complimenti. Davvero, davvero un ottimo prodotto. Prima ho detto unto, ma in realtà non sento un grande sapore di olio. Beh, sulla superficie ce n'è, ma neanche più di tanto. Sono stata un po' affrettata nei miei giudizi. E adesso passiamo a quello che probabilmente è il prodotto che la maggior parte di voi preferisce, o quantomeno che conosce, ovvero il baozi. Questo è il più famoso panino cinese al mondo. Si tratta di un panino, quindi a base di farina leggermente lievitato, che viene cotto al vapore, quindi è letteralmente una nuvola, leggerissimo. Il baozi solitamente è ripieno, questo lo distingue dal pane classico cinese che è il mantou. Questo
Questo è particolarmente grosso, fatto in casa, consistenza bella morbida, appunto ripieno di carne di maiale. Era particolarmente succoso. Come potete vedere è caldissimo. È veramente incredibile questo panino. L'impasto è sofficissimo, la carne gustosa, cotta molto bene, speziata ma non troppo. Devo dire che in questo posto i sapori sono tutti ben calibrati, tutto molto bilanciato, mai invasivo, e il risultato è davvero eccellente. Vi consiglio tantissimo questo primo posto provato perché mi è piaciuto tutto, veramente buonissimo, e poi mi è piaciuta tantissimo anche proprio l'accoglienza. Adesso vedrò come andrà in questi giorni qua a Prato, come andranno le prossime ore qui, però posso dire che come primo impatto mi sono trovata davvero molto bene perché ho trovato delle persone davvero decisamente accoglienti. Proseguiamo. E adesso è arrivato il momento del primo pranzo a Prato. Seguitemi! Per il primo pranzo a Prato ho scelto una trattoria a conduzione familiare specializzata nella cucina di Wenzhou. La maggior parte dei cinesi arrivati in Italia e qui a Prato durante la diaspora proveniva dalla città di Wenzhou, nello Zhejiang, situato nella Cina meridionale. Lo stile di cucina di questa zona, detto O, è una delle 4 scuole della cucina dello Zhejiang e quest'ultima, a sua volta, fa parte delle 8 cucine principali della Cina. La parola chiave per descrivere la cucina di Wenzhou? Leggerezza. Questa cucina è specializzata nella preparazione di crostacei, frutti di mare, ingredienti che vengono valorizzati al massimo, esaltandone la loro naturale sapidità e leggerezza. Qualità della casa abbiamo l'anatra all'olio di sesamo, la lingua d'anatra, questa è una leccornia tipica cinese di questa zona, che per noi italiani so essere un po' particolare, diciamo, un po' strana. Poi, come dicevo, tra le specialità non può appunto mancare il pesce. Infatti abbiamo per esempio il rombo, abbiamo le vongole e persino la testa di pesce. E poi ovviamente abbiamo il granchio e gli stomatopodi. Poi nel menù non sono segnati alcuni piatti che a seconda della disponibilità di mercato sono tipici, appunto questi piatti di Wenzhou, come per esempio l'anatra marinata in salsa di soia dal sapore molto profondo ma non particolarmente speziato, i wonton di Wenzhou fatti con pasta sottile e un ripieno leggero di maiale o gamberi immersi in brodo chiarissimo, e il maiale brasato cotto e servito in una salsa leggera. Ma perché ho scelto un ristorante specializzato nella cucina di Wenzhou? La risposta in realtà è molto semplice. Il fatto è che la maggior parte dei cinesi che oggi vivono in Italia, a partire dagli anni 80 e 90, vengono proprio da Wenzhou. Quindi mi sembrava giusto comunque presentare questa cucina e i suoi piatti più importanti. Tuttavia, immaginerete anche voi la difficoltà di queste persone provenienti dalla Cina negli anni 80 e 90 e arrivati a Milano nel replicare i piatti. Siamo a Prato. Ah, Prato in Italia volevo dire, ok, hai ragione. Infatti i cinesi degli anni 80 e 90 dovevano fare i conti col fatto che non avevano gli ingredienti per preparare i piatti che mangiavano appunto a casa loro, e quindi che cosa è successo? Semplicemente si sono dovuti adattare, e questo ha fatto sì che queste persone, mettendosi proprio all'interno del sistema della ristorazione, hanno realizzato alcuni dei piatti più iconici che la maggior parte degli italiani pensano ancora oggi siano tradizionali della cultura gastronomica cinese. In realtà sono dei piatti sino-italiani, cioè dei piatti che arrivavano nell'idea sì dalla Cina, ma che sono stati cambiati con ingredienti locali italiani. E oggi qui vi mostrerò almeno 2 piatti che fanno parte di questa tradizione gastronomica che noi italiani consideriamo classica, tipica degli anni 80 e 90. Ovviamente vi farò vedere la versione cinese. Grazie. Ho vissuto abbastanza per vederti ordinare il riso alla cantonese. Ma Virgi, questo non è un semplice riso alla cantonese. Vieni qua che te lo spiego.
Questo è il riso saltato di Wenzhou, ovvero il vero riso alla cantonese. Viene preparato con diverse verdure tagliate fini, c'è dell'uovo, c'è della carne, c'è della cipolla, però non ci sono i piselli, non c'è il prosciutto cotto e insomma è un po' diverso rispetto a quello alla cantonese, ma non meno gustoso e non meno interessante, almeno secondo me. Quante volte avete ordinato i noodles in Chinatown a Milano preparati con l'aceto, il ragù di carne di maiale e il cipollotto? Secondo me un sacco di volte, anche perché è uno dei piatti più gustosi che attirano praticamente tutti. Questo è praticamente un piatto di noodles alla Wenzhou, preparato esattamente con questi ingredienti. È un piatto ormai tipico, possiamo dirlo, della cucina sino-italiana, presente in praticamente quasi tutti i ristoranti cinesi, è facilissimo trovarlo, e qui lo andrò a provare per voi. Cominciamo con il riso alla cantonese, no, non è vero, è il riso alla Wenzhou. Rispetto ovviamente a quello alla cantonese si sentono molto di più le verdure, il che rende questo piatto, almeno nell'idea, nell'immaginario, un po' più leggero. Dico nell'idea perché chiaramente è un riso fritto, un riso saltato, quindi leggerissimo non lo sarà mai, però ti dà proprio l'idea di essere un po' più salutare rispetto al normale riso alla cantonese. E adesso passo ai noodles alla Wenzhou. L'aroma di aglio e cipollotto è decisamente importante. C'è da dire che questi ingredienti vengono aggiunti alla fine, quindi da crudi, proprio per mantenere questo sentore, questo odore particolarmente forte e pungente, ma vi posso assicurare che, superata la barriera dell'aglio e della cipolla potentissimi, vi posso assicurare che questi noodles sono la fine del mondo. L'aceto è presente ed è piuttosto importante, si sente molto molto bene, ma secondo me è la chiave della riuscita di questo piatto. L'acidità che va a smorzare appunto questi ingredienti molto forti come il cipollotto e l'aglio. Quindi l'aceto va proprio a sgrassare questi ingredienti potenti, compresa anche la carne di maiale, perché dentro c'è un ragù di maiale. La croccantezza viene data dai germogli di soia, che vengono messi proprio così, naturali, belli croccanti, che scrocchiano sotto i denti. E è un piatto dove ci sono tutte le consistenze, per me è imprescindibile. Se andate in un ristorante cinese, cercatelo e provatelo, ma se venite a Prato, ovviamente venite a mangiarlo qui. Ed ecco a voi il re della cucina di Wenzhou, il pesce. Questa è una spigola cotta al vapore, aromatizzata con salsa di soia, cipollotto e zenzero. Una ricetta classicissima, semplicissima, che esalta al massimo il gusto naturale del pesce. Se siete amanti del pesce, vi piace sentire proprio il suo gusto in maniera naturale, senza ingredienti troppo forti, ma anzi che esaltano il gusto di questa carne raffinata e tenera, allora questo piatto fa il caso vostro. Il pesce risulta tenerissimo, tra l'altro è cotto alla perfezione, veramente morbidissimo. Lo zenzero dà poi quel tocco che spinge sì, ma non lo va a coprire, non va a coprire questo sapore comunque molto delicato, molto raffinato. Secondo me questo è un piatto molto elegante, che piacerà alla maggior parte di voi, ovviamente se mangiate il pesce. Un'altra curiosità è che il pesce in Cina, in modo particolare a Wenzhou, va servito così, va servito intero. Come mangiarlo? Aprendolo pian pianino. E adesso passiamo a un piatto che ha tutto il sapore di casa, un mastodontico tortino. Come si chiama questo piatto? Kolo. Ho dovuto chiedere il nome di questo piatto perché sinceramente non l'avevo mai trovato in nessun menù di ristoranti cinesi a Milano, comunque in giro per l'Italia. È una sorpresa anche per me, questa qui è un piatto casalingo, tutto stratificato, è veramente enorme, cioè non so se... Vabbè che io sono particolarmente minuta, ma questo piatto è davvero monumentale. Adesso vado ad aprirlo, così lo scopriamo insieme. Sulla sommità c'è del pak choi, poi ci sono delle strisce di pancetta brasata e dentro poi c'è una verdura che sinceramente non conosco e proprio per questo chiederò alla proprietaria. Dentro è un... non so come spiegare. È verdura? Sì. Verdura quella conservata?
è quella secca. Questa qui? Sì. Ok. E quello verdure e fai sole, così. E com'è che si chiama? Mei cai. Mei cai. Mezze, ok. Mei cai. 比较喜欢雪菜做的梅干菜，将雪菜洗干净晾晒。 Praticamente si tratta di una verdura cinese che viene letteralmente stesa al sole, fatta essiccare e poi reidratata per preparare questo piatto. Questa ho veramente paura a mangiarla perché ho paura di sporcarmi. Sinceramente pensavo fosse un po' più dura essendo pancetta, quindi comunque è una dose importante di grasso, ma in realtà è morbidissima, è un burro, letteralmente si scioglie in bocca. E poi questo brodo sul fondo, aromatico, sapido, mi piace proprio tanto. Adesso infatti vado a pucciare la carne dentro. Allora, si tratta di due piatti veramente molto molto diversi, nel senso che questo è pesce, questo è carne, voi direte grazie tanto, l'avevamo capito da soli. Nonostante ciò, la vera differenza sta proprio nei condimenti, secondo me, perché per quello che riguarda la consistenza sono due piatti molto molto leggeri, ma proprio inteso come carne, molto morbidi, quasi burrosi. Le salse di accompagnamento appunto sono quelle che danno il gusto, quindi la differenza di base viene data appunto da ciò con cui questi piatti vengono conditi. Sono due piatti molto distanti tra loro, nel senso che appunto questo è un piatto molto casalingo, molto rustico, questo è un piatto molto elegante e sebbene per noi italiani possa risultare un po' strong, un po' hardcore servirlo intero in questa maniera, vi posso assicurare che per il galateo, per gli standard cinesi, questo è un impiattamento raffinato. Comunque adesso assaggio queste misteriose verdure secche, reidratate. Si sente che sono delle verdure, diciamo, invecchiate e reidratate in un secondo momento. Il sapore è piuttosto forte, non me l'aspettavo, perché con tutto questo bilanciamento di sapori e di aromi pensavo di trovare qualcosa dal gusto un po' più sottile, cosa che non è, però risulta ugualmente piacevole. E non c'è piatto cinese tradizionale che si rispetti senza un bel vassoietto o piattino di frutta fresca. Qui abbiamo delle fette di arancia freschissima e del melone che è già tagliato a pezzettini, infatti come potete vedere è facile da gustare. Ed eccomi qua, sono uscita dal ristorante Bin Bin, un'esperienza che consiglio caldamente di fare a tutti quanti voi che mi seguite. Pietanze super abbondanti, gustose, deliziose e un personale di sala davvero gentilissimo e accogliente. Prezzo comunque corretto, a mio avviso, per quello che ho ordinato, comunque ho mangiato del gran buon pesce, quindi secondo me in linea con quello che appunto ho ordinato. E che dire, la mia avventura continua tra negozi e qualche merenda. La Chinatown di Prato è molto interessante e mi ricorda molto Paolo Sarpi di Milano circa 20 anni fa, quando tutto era ancora confuso, o meglio, era tutto una novità. C'era chi considerava tutto questo respingente, mentre altri, come me, volevano penetrare la barriera linguistica per capire, o almeno cercare di farlo, questa realtà così lontana e allo stesso tempo affascinante. E adesso è arrivato il momento del pit stop merenda. Mi trovo da Te Chayan, una delle pasticcerie moderne che si trovano qui a Prato. Se da un certo punto di vista è vero, i ristoranti sono tutti molto tradizionali, molto old style, c'è da dire che invece sulle pasticcerie c'è grandissimo fermento. Infatti, come potete vedere, sono delle torte monumentali, molto moderne, che ai cinesi piacciono tantissimo e secondo me anche a noi italiani. Adesso vi farò vedere qualcosina tra le cose che ho ordinato. È arrivata la merenda dei campioni. Per cominciare, un pomelo sea style americano, quindi un caffè americano col succo di pomelo. Che gusto avrà? Non lo so, ma posso dirvi che è un caffè freddo con un agrume, quindi non lo so.
So che è molto in voga in questo momento in Cina unire questi due ingredienti, il risultato lo scoprirete tra poco. Lo scoprirò io. Esatto. E poi abbiamo un tè caldo con miele e zenzero. E come dolce una cheesecake basca con panna montata, mango e cocco grattugiato. Allora, vi dirò, pensavo fosse un gusto troppo strano, però in realtà il pomelo non è particolarmente aspro, è una bevanda sicuramente a cui noi italiani forse non siamo molto abituati, però a mio avviso è gradevole, non è affatto male. Poi il pomelo c'è da dire che è fresco, infatti dentro ci sono tutti i pezzettini di frutta e questo lo rende particolarmente gradevole. Vado ad aprire il mio tè per farvi vedere com'è all'interno. Un tè fruttatissimo e bello caldo. Oggi è una giornata un po' fresca, quindi me lo godrò particolarmente. Questo è decisamente il mio. Non che quello precedente non fosse buono, però diciamo che è un po' fuori dalla mia comfort zone. Questo è delizioso. È un tè non particolarmente forte, con appunto le fette di limone all'interno, zenzero e poi ho visto che hanno messo dentro anche un cucchiaio generoso di miele, altro ingrediente a me particolarmente caro. Quindi quando avete freddo, vi sentite un po' così, non dico malaticci, magari siete un po' giù, questo tè ve lo consiglio assolutamente. È buonissima! Allora, partiamo con ordine. Innanzitutto questa cheesecake è equilibrata, non è troppo dolce, non si sente troppo il sapore dell'uovo, che so che a molte persone dà fastidio. C'è da dire che io amo particolarmente i dolci asiatici perché non sono molto carichi di zucchero. Questo è proprio il classico dolce asiatico, sebbene la cheesecake basca ovviamente non è un dolce cinese. Il mango è freschissimo, è maturo al punto giusto, la panna montata, così come la cheesecake, è equilibrata, non ha troppo zucchero, è veramente buonissima. E poi c'è il pulcino che non lo so, penso che dovrò mangiarlo. Continua la mia ricerca delle pasticcerie. Adesso entrerò dalla pasticceria Jinlu, che ha un concept un po' diverso rispetto a quella che vi ho mostrato prima, nel senso che è più un negozio che una sala da tè, un posto dove andare a bere un caffè. Andiamo! Tra l'altro in questa pasticceria c'è una specialità cinese molto particolare che è molto difficile da trovare nei ristoranti e nelle pasticcerie, diciamo un po' più in giro per l'Italia. Si tratta di questo dolce spolverato da Raosong, che sarebbe del maiale essiccato grattugiato. È un ingrediente molto particolare, tipico della Cina, infatti se state in Cina è molto facile trovarlo, ma in Italia no, quindi se volete provarlo questo è il posto giusto. E rimanendo in tema di specialità, ce n'è un'altra proveniente da Macao, la egg tart, qui preparata fresca, tra l'altro è calda, la tengono all'interno di una vetrinetta appunto scaldata. Se volete mangiarla, mangiatela subito perché è bella calda e fragrante. Polo bao, giusto? sì. Ok. Questo di ananas. Sì. Questo che a una prima occhiata sembrerebbe un melon pan, invece è un polo bao, ovvero un pane all'ananas. Un'altra specialità tipica cinese che non è proprio facilissima da trovare ovunque. Il pane è molto soffice, sulla parte superiore si sente proprio una crosta non troppo dura, abbastanza morbida, quindi una crosticina appena accennata di zucchero. E adesso vado ad assaggiarlo. Innanzitutto non sa di ananas, ma sa molto di zucchero
ma ha uno zucchero piuttosto importante rispetto ai dolci cinesi e asiatici che sono abituata a mangiare. Non sa di ananas, appunto, ha una consistenza abbastanza panosa, allora tra il pane e la brioche. Come potete vedere è morbidissimo, quasi una nuvola. E a questo punto magari vi chiederete: Noemi, ma perché pane all'ananas se non sa di ananas? La risposta è perché la parte della superficie richiama appunto l'ananas, la buccia del frutto dell'ananas. Ok? Sì, bye bye. Bye bye. E il mio giro pomeridiano delle pasticcerie continua. Adesso mi trovo da Dodo Pho, una pasticceria specializzata in torte di design perfette per feste di compleanno, anniversari, ricorrenze, ma non solo. Andiamo! Sono veramente bellissime queste Troppo torte. belle. Qua le specialità sono davvero numerose, ho avuto proprio l'imbarazzo della scelta, ma tra tutte ho voluto prendere una cosa un po' particolare, ovvero una gelatina a base di licis e latte con, cito testualmente, perle scoppiettanti. Tra l'altro con questo cucchiaino super fancy, vediamo se riesco a girarlo, eccolo qua, mi sento proprio una principessa e vado a provarlo. È una sensazione molto strana, però se siete abituati a consumare il bubble tea, ecco, queste sono proprio le perle di tapioca, però in formato molto, molto ridotto, molto più piccolo. La parte della gelatina è quella fatta proprio con il latte, mentre il lici penso sia solo questo. Vediamo. Confermo, la gelatina è di latte e poi c'è il lici sciroppato. Lo trovo molto fresco, perfetto come dessert, magari non a merenda, ecco, non un dolce da merenda, ma appunto dessert, quindi uno spizio a fine pasto, perché è molto leggero, molto rinfrescante e dopo una cena cinese magari particolarmente unta e pesante è perfetto. Mi hanno regalato i cucchiaini fancy da principessa. Comunque sono veramente colpita dalla gentilezza delle persone qui a Prato, sono tutti davvero molto disponibili, molto carini, molto affettuosi e sono davvero contenta e mi sento molto accolta, quindi grazie Prato. E mentre mi perdo nei tanti dettagli di questo quartiere, cala la sera. È ormai sera e questo significa solo una cosa: ora di cena. Mi trovo all'interno del ristorante Mile, un altro ristorante di Prato specializzato nella cucina di Wenzhou. Qui si mangia pesce, tantissimo pesce, e da quello che vedo sembra anche molto fresco e quindi anche molto buono. Ovviamente prenderò delle specialità tradizionali locali e non vedo l'ora di mangiarle. Venite con me. Ristorante, ciao. Allora, questo ristorante si chiama Meili, ma qua a Prato ci sono dei ristoranti che si chiamano Ciao e anche qui è riportato il ristorante Ciao. Io comunque ho chiesto alla proprietaria e mi ha risposto che si chiama Meili, ma va bene. Ora vi mostro il menù che, come potete vedere, è specializzato in piatti di pesce. La cucina di Wenzhou è molto centrata sul pesce, sui crostacei, sui frutti di mare
e io sono qui proprio per mostrarvi delle prelibatezze locali. Questo ristorante tra l'altro esiste da oltre 10 anni, è un ristorante storico di Prato e non vedo l'ora di mostrarvi le specialità. Cominciamo con una zuppa di yuan, pollotto Sì, e poi e poi solo questo yuan. lo yuan è questo preparato, chiamiamolo così, una sorta di polpetta di pesce. Praticamente il pesce bianco viene deliscato, viene filettato e dopodiché viene impastato con la farina. Si lavora con le bacchette in modo tale da realizzare queste strisce, chiamiamole così, di pesce e farina. Il brodo invece è semplicissimo, abbastanza aromatico, arriva a un profumo molto invitante ed è a base ovviamente di acqua. Poi c'è del pepe, abbiamo dello zenzero, cipollotti, nient'altro. Praticamente è un brodo molto semplice, è alla temperatura solare. Speriamo di non ustionarmi. Vi ho detto che il brodo è semplice, è vero, però ha un buon sapore, rotondo, mentre lo yuan è molto semplice, nel senso che si sente che è un pesce bianco poco lavorato, non ha all'interno degli ingredienti particolarmente strutturanti, infatti c'è solo la farina, però è buono, dà proprio un'idea di leggerezza ed è un piatto che la sera a cena mangi molto volentieri. Ok, va bene, grazie. Grazie. Vorrei provare questo con la salsa di soia perché nella mia città di nascita, perciò loro si mangiano sempre questo Con la salsa di soia, va bene? Ok. Sì, sì, grazie. Direi che questa tavola è una tavola da re. Davvero maestosa la composizione, così come l'impiattamento. Che cosa ho ordinato nello specifico? Qui ho un granchio intero cotto al vapore. A Wenzhou il granchio si mangia così, cotto in maniera semplice, perché l'importante è sentirne il sapore. La proprietà mi ha consigliato di assaggiarlo, di gustarlo con una salsa di soia fatta in casa, in modo tale da esaltarne ancora di più il suo carattere già abbastanza delicato. Quindi sicuramente procederò a mangiarlo in questo modo. Poi qui abbiamo una ragosta intera, condita con salsa di soia, cipollotto e poi dei noodles molto abbondanti. Io a Milano avevo mangiato già un piatto del genere in un ristorante che, se mi seguite, sapete già qual è, ma in caso contrario, se volete saperlo, scrivetelo nei commenti così vi dirò qual è. Ad ogni modo, questo è un piatto molto molto gustoso, se è come quello che appunto ho gustato a Milano, con anche una punta di aceto. Quando mai capita di gustare una ragosta cotta e servita in questo modo? Secondo me è stupenda. Infine, per accompagnare il tutto, mi sono fatta consigliare una verdura abbastanza semplice e mi è stata portata della brassica. La brassica è una verdura, una pianta verde che fa parte della stessa famiglia dei cavolfiori, del cavolo rapa, del pak choi. Semplice, saltata ovviamente con aglio. L'aglio è la parola d'ordine. 8套房子，对，他帮我灯给我转起来，他们各种买。如果说一定要等到60号才可以放别的新的车进去，因为有些1年就要过期了。所以那我看起来这个直接就改。Porca miseria. Questa sì che è una ragosta deliziosa, mamma mia. Qua non si sente molto l'aceto, anzi forse neanche c'è. Il lato acidolo è veramente al minimo, è davvero molto buona. I noodles sono spettacolari, cotti bene, non si sfaldano, non sono rotti ed è un piatto che definirei completo perché c'è tutto. Adesso, mischiando, ho notato che ci sono anche dei funghi enoki, questi qua, sottili e lunghi, tra l'altro a me piacciono moltissimo, quindi davvero un piatto che mi sta dando delle grandissime soddisfazioni.
E adesso su me sta il granchio, un granchio enorme. Vediamo un po' come fare, non mi hanno portato nessuna pinza, quindi deduco che si mangi così. Ok, si apre in questo modo. Vado. È delizioso. La carne è tenerissima. Questa salsa di soia non è semplice salsa di soia perché ha dentro dell'aceto di riso. Eccola qui la parte acidula. Adesso io continuo a spolparlo. Mamma mia, è di una bontà inenarrabile. Ovviamente dovete un po' lavorare con le mani per aprire bene tutte le chele e tirare fuori il granchio, però vi posso assicurare che la fatica viene ripagata dalla bontà. Sono emozionata, sono contentissima. E adesso tocca alla brassica. Semplicissimo. Una brassica saltata, molto semplice, perfetta per fare da contorno a questi piatti. Grazie mille alla proprietà che me l'ha consigliata, perché qui ci sono tantissime verdure fresche che vengono preparate in maniera diversa, ma loro sono stati molto fermi sul consigliarmi questa. Mi hanno detto che loro abitualmente mangiano proprio la brassica, quindi grazie. Sai cosa sembra questa? Cosa? La scena di un crimine. C'è anche un caduto. Allora, la mia cameraman si è ferita a una mano. Secondo voi riusciremo a proseguire queste 48 ore a Prato? Ovvio. Grazie. Arrivederci, bye bye. Ed eccomi qui, cena completata. Come avete visto è stato un pasto gargantuesco. Ho mangiato tantissimo e ho mangiato davvero molto molto bene. Ristorante Meile, super consigliato, mi è piaciuto tantissimo, direi coronazione di questa giornata che è andata benissimo. Non dico che sono stupita, ma sono davvero molto molto contenta. Prato mi sta piacendo tantissimo, come potete vedere qui c'è tantissimo da vedere, tantissimo da scoprire, è davvero un viaggio molto interessante, molto avvincente quello che sto facendo e spero che stia piacendo anche a voi. Qua è uscita una famiglia. Io adesso andrò a fare la mia passeggiata da pseudo pensionata per digerire, perché oggi va bene, mi sono divertita, mi è piaciuto tutto, ma è stato davvero molto molto impegnativo per la mia pancia, ma sono felice. Vado a fare la mia passeggiata e poi a letto. La mia avventura non finisce qui perché queste sono 48 ore a Prato, quindi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!